Ciao, prima di iniziare questo nuovo episodio sulla guerra di Troia, vorrei ringraziare la libreria Feltrinelli a Padova, che mi ha gentilmente ospitato lo scorso 3 novembre per la presentazione del mio nuovo libro, Eracle, la via dell'eroe. Ringrazio la professoressa Bruna Mozzi, con la quale c'è stata una piacevole conversazione, e tutte le calorose persone presenti. È stato emozionante incontrare degli ascoltatori dal vivo, stringere loro la mano e ascoltare le storie del loro rapporto con questo podcast. Grazie a tutti, mi avete fatto sentire accolto e amato, che si può voler di più. Ed eccoci ora alla puntata di oggi. Si tratta di una di quelle epocali. La vicenda della guerra di Troia ha una svolta importante. Buon ascolto. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 165. Patroclo va a morire. Patroclo giunge trafelato e con le lacrime agli occhi alla tenda di Achille, mentre tutto intorno a loro infuria una feroce battaglia. Achille, che sta scrutando i combattimenti tra Greci e Troiani, volge lo sguardo verso di lui. Preso da pietà, così gli si rivolge. Patroclo, caro, perché piangi come una fanciulla angosciata? Hai qualche annuncio da fare ai Mirmidoni? Sono arrivate per caso notizie da Ftia? Il padre tuo e il mio vivono ancora? Certo, molte lacrime verseremmo alla notizia del loro trapasso. O non mi vorrai dire che piangi per la sorte dei Greci, che stanno soffrendo a causa della loro stessa arroganza? Achille, non adirarti con me. L'esercito greco è colpito da una grave disgrazia. I più forti giacciono senza vita o feriti gravemente tra le navi. Odisseo, Agamennone e Euripilo hanno bisogno di cure. I medici lavorano senza pausa, mentre tu rimani qui, fermo, roccia inamovibile e insensibile. Tu che hai distrutto così tante città, tu che hai abbattuto incredibili rocche, tu sei per certo stato generato dal mare e da una roccia. Non c'è altro motivo per la durezza del tuo cuore. Ma se temi il vaticinio di tua madre nell'attaccar battaglia, permetti a me di guidare le nostre truppe in difesa all'esercito. Prestami le tue armi. I troiani penseranno che tu sei tornato alla guerra e si daranno alla fuga. Questo consentirà ai nostri compagni di riguadagnare fiato e fiducia. Così ci potremo riorganizzare e respingere i nemici verso la loro odiata città. Patroclo, mi scuoti l'animo. Mia madre non mi trattiene con oscuri vaticini. Solo un dolore tremendo mi inchioda qui per le ingiustizie sofferte. Quella fanciulla Briseide che ho conquistato con la mia lancia mi è stata strappata da Agamennone, come ben sai, come se fossi un uomo privo di nobile stirpe. Ma è arrivato il momento di scordare i colpi subiti. Non posso nutrire ancora di rabbia la mia mente. Indossa perciò le mie armi e guida all'attacco i Mirmidoni. L'asta di Diomede non può più fermare la calata troiana e non odo più i rabbiosi comandi di Agamennone uscire dalle sue odiate labbra.
Sento solo la grande e tenebrosa voce di Ettore che nella pianura conduce i suoi a portare disgrazie sulle nostre teste. Ma costui non riuscirà a dare fuoco alle nostre navi. Segui allora quel che ti dirò, affinché la gloria, per nome mio, tu possa acquistare davanti a tutti i greci. Così essi smanieranno per restituirmi Briseide e tutti i doni che mi hanno confiscato. Ricorda ora bene questo mio comando. Una volta cacciati i troiani dal nostro accampamento, torna immediatamente alle navi, senza tardare. Anche se lo stesso Zeus ti concedesse una vittoria strepitosa sui nostri nemici, non inseguirli fino alle porte di Troia. Anche se ti trovassi ebbro di guerra e di sterminio, non inseguire i troiani fino alla loro città. Apollo ama la rocca di Priamo e la protezione delle divinità che appoggiano la nostra causa potrebbe venirti a mancare all'improvviso. Non appena avrai salvato le navi, ricordatene, poiché te lo comando, ritorna su questi legni. Mentre Achille rivolge queste parole a Patroclo, Aiace, indebolito per opera della volontà di Zeus, sta per soccombere agli attacchi troiani. Il suo elmo sopporta colpi indicibili e le sue guance e le sue spalle sono stanche e indebolite dallo scontro. Eppure i troiani non riescono a superare la sua posizione, sebbene ogni tipo di arma venga usata contro di lui. Ma Aiace è ricoperto di sudore, fatica a respirare e sente che le forze pian piano lo stanno abbandonando. Le navi cominciano ad essere percorse da fiammelle gialle che si allargano sempre più. Achille rincuora Patroclo. Presto, Patroclo, che vedo ormai il fuoco assalire le nostre navi. Indossa queste mie armi mentre io raduno i nostri uomini. Patroclo, con orgoglio, indossa protezioni con finiture e copricaviglie d'argento e veste la corazza stellata. Sceglie una spada borchiata in argento ed uno scudo spesso e pesante. Sul suo capo un elmo con chioma equina, orgoglioso pennacchio, ambasciatore di morte. 2 lance ben calibrate vengono scelte dal giovane, che rinuncia ad usare quella di Achille, in quanto solamente l'eroe di Ftia e suo padre Peleo sono in grado di maneggiarla. Achille riscalda l'animo dei suoi. Mirmidoni, ascoltatemi. Al tempo della mia ira tutti mi accusavate. Ahi, figlio di Peleo, tua madre ti ha per certo nutrito non con latte ma con del fiele, già che stai obbligando i tuoi compagni a rimanere immobili davanti alla battaglia. Torniamo perciò in patria, se la tua rabbia impedisce a tutti noi di dimostrare al mondo intero il nostro valore. Ricordate come ronzavate attorno a me con simili discorsi? Oggi, ora, adesso è arrivato il momento che avete tanto atteso. Il destino di questa guerra è nelle vostre mani. Ciascuno perciò affronti i troiani con spirito intrepido. Mentre si serrano le fila, Patroclo e il suo auriga Automedonte si mettono in testa allo schieramento. Xanto e Balio, i 2 cavalli divini di proprietà di Achille che tirano il carro, scalpitano per l'eccitazione. Achille ritorna nella sua tenda per fare un brindisi a Zeus affinché guidi la mano di Patroclo e lo faccia ritornare sano e salvo alla sua tenda. I Mirmidoni entrano nella battaglia come uno sciame di pericolose vespe che attaccano un ignaro passante che spaventato non sa come difendersi. Così il formidabile esercito di Ftia travolge le fila troiane. Patroclo incita i suoi. Amici e compagni di Achille, rendete onore al grande figlio di Peleo. Egli è il più valoroso tra i greci che sono sbarcati a Troia e così valorosi sono perfino i suoi scudieri. Che Agamennone comprenda di quale colpa sia macchiato
nel voler offendere un così chiaro combattente. I troiani riconoscono quell'armatura, quelle insegne, quel carro dorato e soprattutto l'altero parlare dell'eroe invincibile. Achille è davvero tornato a combattere per Agamennone. Il cuore di ogni singolo troiano viene attraversato dal terrore e ciò porta ad uno sfilacciamento della compagine troiana. Ogni soldato trema e pensa solamente a cercare una via di fuga per evitare la morte. Patroclo comincia a conquistare nave su nave, salvandole come può dal fuoco. I troiani stanno retrocedendo. Solo nella zona in cui si trova Ettore, la determinazione dell'eroe non fa desistere i suoi soldati dal glorioso intento: cercare di dare il colpo decisivo ai greci. Dal momento in cui sono entrati in campo i Mirmidoni, la battaglia si è divisa in tanti singoli duelli, in cui lasciano questa vita valorosi eroi, e la vittoria pare arridere alle forze di Agamennone. Anche chi è più prossimo ad Ettore comincia a temere per la propria vita. Le formazioni si sfilacciano e i troiani sono costretti a tornare al di qua del fossato. Ettore abbandona la testa dell'esercito e sulla sua biga si dirige verso le retrovie. Patroclo, sul suo carro, lo individua e si getta al suo inseguimento. I divini cavalli che Peleo ha donato ad Achille superano con un incredibile balzo il fossato, nel quale si sono spezzati diversi timoni agli aurichi, e atterra senza difficoltà in mezzo ai troiani che fuggono. Schiacciati dalle ruote di Patroclo o trafitti dalle sue armi, i soldati di Priamo soccombono alla furia di colui che credono essere Achille. Patroclo è affrontato da soldati e comandanti e non riesce a raggiungere Ettore, le cui cavalle sono velocissime. Non si fa intristire dalla cosa, anche perché non ne ha il tempo. Eroi fortissimi si scontrano con lui e Patroclo, uno dopo l'altro, li abbatte tutti. Il figlio di Zeus, Sarpedonte, che abbiamo già incontrato diverse puntate fa e che combatte a fianco dei troiani, scende dal proprio cocchio, invitando con il suo incedere Patroclo a fare altrettanto. L'eroe acheo accetta la sfida. Piombano uno sull'altro come avvoltoi dagli artigli affilati e dai becchi ricurvi che si affrontano sulla cima di un'alta roccia. L'occhio di Zeus si fa scuro. Egli già conosce l'esito di questo scontro. Intristito, parla alla sposa. Era, è destino che Sarpedonte venga ucciso oggi dalle armi di Patroclo. Nel mio animo ho due opposti pensieri: salvare il mio caro figlio dallo scontro e condurlo sano e salvo in Licia, o farlo cadere al primo colpo del figlio di Menezio. Ed era: è poco saggio sia l'uno che l'altro agire. Se lo strappi al pericolo, ogni divinità pretenderà di salvare un suo protetto, e questo porterà per certo sdegno nei mortali come negli immortali. E lo stesso accadrà se la tua mano lo farà cadere senza combattere sotto il bronzo di Patroclo. Lascia che egli dimostri il suo valore e che poi cada. Quando avrà smesso di battere il suo cuore, invia Ipnos e Thanatos, il sonno e la morte, a prelevarlo e a condurlo via. In Licia verranno elevati un tumulo e una stele. Quale maggiore onore si può desiderare per un defunto? Zeus, persuaso dalle parole della sposa, lascia cadere per terra delle gocce di sangue per onorare questo figlio, così amato e già perduto. Lo scontro avviene con estrema velocità. Entrambi gli eroi paiono sapere che non sarà una cosa lunga. Automedonte, lo scudiero di Patroclo, ferisce quello di Sarpedonte.
Quest'ultimo, nell'evitare il colpo avversario, sbaglia mira, mancando con la lancia Patroclo e ferendo un cavallo del suo tiro. Sarpedonte corre verso il greco, puntando alla spalla sinistra, ma mentre sferra il suo colpo abbassa la guardia e Patroclo, scartando sulla destra, riesce ad affondare la sua lama nel petto del figlio di Zeus, conficcandola nel cuore. Sarpedonte cade a terra, morente. Il re dei Lici si contorce nell'agonia. Con gli ultimi respiri incita il valoroso Glauco a continuare a guidare in suo nome il suo esercito. E il buio scende sugli occhi di Sarpedonte. Glauco, ferito da un dardo di Teucro al braccio, non può vendicare la morte di Sarpedonte. Invoca perciò Apollo. Dio dell'arco, ascoltami. Ho un braccio ferito e dalla piaga il sangue non smette di uscire. Non riesco a stringere un'arma per vendicare Sarpedonte, il forte eroe nato da Zeus. Apollo, guarisci questa mia ferita e dammi la forza necessaria per incitare i miei compagni e rendermi crudele nel corpo a corpo. Glauco spalanca gli occhi per la sorpresa. Apollo ha dato ascolto alle sue parole. Stupito, vede il sangue coagularsi, la ferita rimarginarsi e sente il dolore svanire. Sprona i comandanti lici a combattere in memoria di Sarpedonte e corre da Enea ed Ettore per comunicare loro la grave perdita subita. Patroclo stuzzica i due Aiaci, vantandosi di aver fatto cadere l'eroe che per primo ha varcato il muro acheo. Propone di tornare in avanti per andare a spogliare il cadavere delle sue armi e ad uccidere quanti troiani cercheranno di difendere il corpo dell'eroe caduto. Quello che fu Sarpedonte è ora un cadavere, martoriato da sangue e frecce cadute, sporco della strenua lotta che si combatte attorno a lui. Zeus instilla viltà nel cuore di Ettore, che inaspettatamente chiama le sue forze a ritirarsi verso le mura della città. Con il campo libero, Patroclo riesce a spogliare Sarpedonte delle armi. Le consegna ai suoi compagni affinché le rechino alle navi. Zeus comanda ad Apollo di recarsi immediatamente in quel lago di sangue, sottrarre il corpo di Sarpedonte, lavarlo, cospargerlo di ambrosia e consegnarlo a Ipnos e Thanatos affinché lo trasportino in Licia per le cerimonie funebri dovute. Mentre Apollo ottempera pietoso alle indicazioni del re degli dei, Patroclo, in memoria della promessa fatta da Achille che gli ha perentoriamente vietato di inseguire gli avversari nella pianura, lascia alle spalle il fossato acheo e sprona il suo auriga Automedonte ad inseguire i troiani fino alle porte di Troia. Patroclo raggiunge Troia abbattendo soldati ed eroi. Riusciranno oggi gli Achei ad espugnare la città di Priamo? L'eroe tenta per ben 3 volte di scalare quelle mura invitte e per 3 volte viene respinto dallo scudo di Apollo, che lo fa rovinare a terra. Al 4º tentativo Apollo lo apostrofa, ammonendolo di allontanarsi, poiché non è destino che Troia cada per mano sua o quella di Achille, di lui ben più valoroso. Apollo prende poi le sembianze di Asio, zio di Ettore, e si avvicina all'eroe, che è indeciso se dare battaglia o arroccarsi in difesa. Lo persuade ad uscire e dare attacco all'eroe acheo che sta annientando i troiani. Trasformatosi di nuovo, Apollo si insinua nelle fila achee, seminando malessere e terrore. I greci ora tremano nel vedere Ettore precipitarsi verso di loro. In verità, Ettore ha un solo obiettivo: Patroclo. L'eroe acheo scende dal suo carro con la sua lancia nella mano sinistra. Nella destra ha una roccia che tira in direzione del carro di Ettore. Quella roccia colpisce a morte Cebrione, l'auriga. Il disgraziato muore sul colpo e viene sbalzato dal carro in modo bizzarro. Patroclo motteggia il nemico caduto. «Auriga,
Che deliziosa danza conosci! La tua agilità è certo richiesta sulle navi. Anche nel mare agitato sapresti tuffarti e magari recuperare ostriche e saziare i tuoi compagni. Volteggi così bene su questa pianura. Chi avrebbe mai sospettato che fra i troiani esistessero dei tuffatori? Gli scontri continuano fino al tramonto. Patroclo assale ancora per 3 volte la città di Priamo, uccidendo per 3 volte coraggiosi eroi. Poi Apollo, adirato per questa sua carneficina, gli tocca la schiena. Patroclo, distinto, alza la testa e la volge all'indietro per capire cosa stia succedendo. Per volontà del dio, le stringhe di cuoio si allentano e l'elmo piumato d'Achille, che gli protegge la testa, vola a terra. Anche qui lo stupore coglie entrambe le forze in campo. Mai l'elmo di Achille aveva subito l'onta di cadere e di sporcarsi nella polvere. Poi, come in un sogno d'orrore, prende il via una sequenza che fa tremare i polsi a chi ascolta questa storia. L'asta di Patroclo, dono di Menezio suo padre, si spezza vicino alla punta. Lo scudo gli scivola giù dalle spalle e la corazza gli viene slacciata da Apollo, lasciandolo a schiena e petto scoperti. Patroclo, perse in modo così incredibile ogni arma, diviene come incapace di ragionare e rimane lì, fermo, immobile, inerme. E così lo trafigge alle spalle Euforbo, un guerriero delle forze dei Dardani, abile nel maneggiare l'asta e nella corsa, terribile uccisore in battaglia. Euforbo estrae la lancia dal costato di Patroclo, ma non si fida a colpirlo nuovamente. L'eroe acheo incute timore anche se ferito. Patroclo, indebolito dal tocco di Apollo e dalla lancia crudele, cerca riparo verso le proprie fila. Ettore, che ha assistito alla scena, incurante dei nemici, si getta in mezzo a loro e con quanta forza può trapassa con il suo bronzo lucente il petto di Patroclo, che cade a terra con un suono di tuono. Ettore, che ora ha riconosciuto Patroclo, apostrofa il nemico morente. Stolto, davvero pensavi di conquistare la nostra città, di portare nelle tue terre le nostre donne come schiave, Patroclo? Per Troia e per le nostre donne, Ettore implacabile si getta nella pugna. Io continuerò a combattere e tu presto sarai cibo per avvoltoi. Mal hai fatto a seguire l'ordine che sicuramente ti ha impartito Achille, di non tornare da lui se non con la mia veste insanguinata. Ingenuo, ti sei lasciato persuadere di riuscire ad uccidermi e ora tu sei giunto a morte. E Patroclo: puoi certo vantarti, Ettore, ma per cosa? Hai ottenuto una facile vittoria da Zeus e da Apollo. Gli dei mi hanno sconfitto senza difficoltà, slacciandomi la corazza e togliendomi lo scudo. Disarmato da Apollo, sono stato trafitto dalla lancia di Euforbo. Tu sei solo il terzo che mi uccide. Di che ti vuoi vantare? Non dimenticare ora quel che ti dico. Corti saranno i tuoi passi, poiché già vedo il destino funesto che silenzioso si avvicina alle tue spalle. Il braccio fatale di Achille sarà causa della tua morte. Patroclo spira, mentre Ettore, ancora pervaso dalla furia, gli urla addosso di non temere Achille e che in uno scontro forse proprio il figlio di Teti perderà la vita. L'eroe troiano estrae la lancia dal corpo ormai muto del guerriero acheo e con un calcio lo rovescia nella polvere. Menelao, che combatte poco lontano, ha assistito alla scena. Il suo cuore è intristito per la morte di Patroclo.
Decide che nessun troiano potrà avere le armi dell'amico. Corre deciso verso Ettore, determinato a difendere quegli amabili resti a costo della sua vita. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere il nostro canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e desideri offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. Inoltre, nel medesimo indirizzo troverai notizie e aggiornamenti regolari. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori, rispondendo a domande e curiosità poste su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il mio primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo, Vanessa e l'ultima arrivata Alessia. Grazie di cuore. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.